Il risveglio è una lenta agonia che inizia prima ancora di aprire gli occhi. È il suono dei denti dei topi che scorticano il legno marcio dentro le pareti, un banchetto di larve e decadenza che procede mentre tu giaci immobile. Le lenzuola sono un secondo pelle, fradicia di un sudore che non è più tuo, ma l'essenza stessa di quell'isola malattia, un'umidità tropicale che ti penetra nelle ossa e le trasforma in pietra porosa. Non esiste notte qui, solo un lungo crepuscolo grigio, interrotto dal ritmo metallico degli stivali britannici sulla ghiaia vulcanica, dal secco schiocco dei moschetti che si imbracciano. Sono 6 anni che quel suono ti segna il tempo, 6 anni che muori, non per una ferita gloriosa, ma per consunzione, su uno scoglio a 1200 metri dal mondo, circondato da un oceano che è una distesa di catene liquide. Sei Napoleone Bonaparte, nato per dominare la geografia dei continenti, e ora il tuo unico regno è il bruciore nello stomaco, un fuoco che l'oppio non placa più, solo addormenta in un torpore popolato di spettri. Lo sai, è una conoscenza che ti abita le viscere, più delle stesse viscere che ti si stanno liquefacendo, ti stanno assassinando, non con un colpo di picca o una palla di cannone, con l'arsenico. È nel vino che bevi, ha il sapore dolciastro della vittoria britannica. È nel pane, una polvere fine che si mescola alla farina. È nella medicina, un balsamo che è veleno. Lo senti sulla lingua, un retrogusto di moneta vecchia, di chiodo arrugginito. Le tue gambe, un tempo colonne in grado di reggere il peso di un impero, ora tremano per 20 passi. Vento, fino al vaso da notte, dove espelli ciò che resta della tua grandezza. Prima di sprofondare con me nelle viscere di questa agonia, se cercate storie che non vi lascino più, che vi marchino la pelle con il fuoco della verità più nera, allora questo è il vostro rifugio. Cliccate, iscrivetevi, diventate complici di questa esplorazione del buio e lasciate una traccia, un commento, un sussurro nel buio che mi dica da dove state osservando questo sfacelo. Dimenticate i quadri di propaganda, dimenticate l'Aquila. Longwood House a Sant'Elena è una bocca spalancata, una carcassa di legno e intonaco divorata dal sale e dalla muffa. Una fattoria dove i ratti sono i veri padroni, scossa da un vento che non dà tregua, come se l'isola stessa volesse scrollarsi di dosso la tua presenza maledetta. La carta da parati, un tempo sontuosa, pende a brandelli, verde di un fungo viscido che cresce come una pelle malata. Le finestre piangono un liquido acido che trasforma i pavimenti in pantani maleodoranti. Il conte Emmanuel de las Cases, che ti seguì per fedeltà e ne fu ricompensato con questa dannazione, scrisse che le segrete della conciergerie erano un nido accogliente al confronto. L'uomo che piegò l'Europa ora vive come un animale malato, in una gabbia di umidità e disperazione. Sei arrivato qui il 15 ottobre, dopo che il mondo ti si è sbriciolato addosso a Waterloo. Il capitano Frederick Maitland della HMS Bellerophon ti aveva promesso un esilio onorevole, forse una tenuta di campagna in Inghilterra. Una menzogna elegante, degna di un diplomatico. Il governo britannico, paralizzato dal terrore di un'altra fuga come quella dall'Elba, aveva scelto la prigione perfetta, Sant'Elena, uno scoglio vomitato dall'Atlantico meridionale, 5 giorni di navigazione dalla terraferma più vicina. Le sue scogliere sono muraglie a picco, nere e ostili. Cannoni puntano ogni anfratto. 2000 soldati sorvegliano un solo uomo. Un esercito per una tomba. Poi arrivò lui, Hudson Lowe, il tuo becchino in uniforme. Un uomo piccolo, dalla carnagione pallida e gli occhi di un topo, sempre in movimento, sempre sospettoso. Un burocrate del dolore che non aveva mai sentito il fischio di una pallottola. Ti temeva come si teme un demone, vedendo cospirazioni in ogni richiesta di libri, tradimento in ogni sussurro. Tagliò le tue già misere sovvenzioni, costringendoti a svendere la tua argenteria per comprare cibo. Quando la malattia ti inchiodò a letto e implorasti un nuovo medico, Lowe rifiutò per mesi, convinto fosse un trucco. Il generale Gaspard Gourgaud, uno dei tuoi leoni, tenne un diario di ogni umiliazione. I soldati britannici ti osservavano in ogni momento,
le loro occhiate pesanti come pietre mentre ti lavavi il corpo che si consumava. Se osavi spingerti oltre i confini assegnati, i cannoni d'allarme ruggivano, scatenando un'orda di giubbe rosse attraverso l'isola. Lowe pretese che ti mostrassi 2 volte al giorno come una belva ammaestrata, una prova vivente della tua sconfitta. Quando rifiutasti quest'ultima degradazione, minacciò di far sfondare la tua porta a colpi di moschetto. Louise Marchand, al tuo servizio dal 1811, fu il testimone oculare del tuo disfacimento. Nel 1817 la tua energia leggendaria era un ricordo. Passavi ore in una vasca da bagno di rame, l'unico sollievo dal dolore che ti divorava l'addome, una fitta acuta che ti ricordava a ogni istante la tua caduta. La tua pelle assunse il colore della cera vecchia. I tuoi capelli, un tempo una criniera scura, cadevano a ciocche che Marchand raccoglieva di nascosto, reliquie di un dio morto. Il dottor Barry O'Meara, il medico irlandese, si allarmò per sintomi che non trovavano posto in nessun trattato. Un bruciore allo stomaco, come se ti avessero infilato un tizzone ardente nella pancia e lo avessero lasciato lì. Le gengive sanguinavano al minimo tocco, le gambe si gonfiavano, diventando colonne di pianto, e poi l'oscenità più viscerale, settimane di stitichezza spietata, in cui il tuo corpo si rifiutava di espellere, seguite da violente diarree che ti svuotavano, lasciandoti un guscio tremante e sudato, troppo debole persino per reggerti sul vaso da notte. O'Meara sospettò il veleno, ma davanti allo sguardo di ghiaccio di Lowe ingoiò le sue parole. Nelle lettere clandestine che riuscivi a far filtrare via mare, i tuoi familiari documentarono strani incidenti. Bottiglie di vino arrivavano con i sigilli manomessi. La farina per il tuo pane aveva un odore amaro, metallico. Una botte di carne salata, appena arrivata da Città del Capo, era già un brulicare di vermi. Il conte Charles de Montholon, che gestiva la tua casa, sembrava sempre immune al cibo che faceva ammalare gli altri. Montholon, l'ombra più fitta in questa tragedia. Sua moglie, Albine, era stata la tua amante a Sant'Elena, un corpo caldo in un luogo di freddo. Finché non se ne andò, forse portando in grembo l'ultimo, disperato seme del tuo impero. Lui rimase. Si strinse a te, l'imperatore morente. Controllava l'accesso alle tue stanze. Preparava i tuoi pasti quando i servi si ammalavano, cosa che accadeva con una frequenza sinistramente regolare. Anni dopo, l'analisi dei tuoi capelli avrebbe rivelato picchi di arsenico 40 volte superiori al normale, che coincidevano con spaventosa precisione con i periodi in cui Montholon aveva il controllo esclusivo del tuo cibo e del tuo vino. Il febbraio del 1821 fu l'inizio della fine. Vomitasti sangue misto a fondi di caffè. Sangue digerito, il segno nero di un'emorragia interna. Il dottor Francesco Anton Marchi, il medico corso che aveva sostituito O'Meara, diagnosticò un cancro allo stomaco, ma i suoi occhi tradivano un dubbio atroce. La perdita di capelli, l'alternarsi grottesco di gonfiore e consunzione, quel sapore di metallo che avvelenava ogni boccone, persino l'acqua. Tu sapevi di stare morendo. E sapevi, con una certezza che ti lacerava più del dolore, che ti stavano uccidendo. Nelle conversazioni che Marchand annotava con mano febbrile, tu maledicevi l'oligarchia inglese che completava l'opera che i campi di battaglia non erano riusciti a compiere. Ma il tuo sospetto, come un verme, scavava più in profondità, fino a qualcuno della tua casa, fino al tuo stesso focolare domestico. Iniziasti a rifiutare il cibo, a meno che qualcun altro non lo assaggiasse per primo. Cambiavi piatto all'improvviso, i tuoi occhi che scrutavano ogni volto in cerca di un tradimento. Bevevi solo da bottiglie sigillate, che rompevi con le tue stesse mani, ormai così deboli da tremare. Il gran maresciallo Henri Bertrand, che ti aveva seguito fin dalla calura d'Egitto, vide il suo imperatore trasformarsi in uno scheletro paranoico. Ti svegliavi urlando, gli occhi sbarrati, preda di incubi in cui figure senza volto ti versavano un liquido denso e amaro in gola. Lo supplicasti, con la voce rotta dal terrore, di garantire un'autopsia al tuo corpo, di preservare le prove dell'omicidio. Gli facesti giurare, sulla testa dei suoi figli, che avrebbe detto a tuo figlio, laggiù in Austria, la verità sulla morte di suo padre. A marzo,
pesavi meno di 40 kg. La tua famosa redingote grigia, quella di Austerlitz e di Marengo, ti cadeva addosso come un sudario troppo grande. Non potevi più alzarti dal letto senza che 2 paia di braccia ti sollevassero. Marchand e l'altro valletto, Jean-Abraham Noverraz, dormivano a turno sul pavimento freddo accanto a te, ascoltando il tuo respiro che si faceva sempre più affannoso, pronto a sollevarti quando il conato di vomito ti soffocava. Dettasti il tuo testamento il 15 aprile 1821, la mano un peso insopportabile, incapace di reggere una penna. Lasciasti istruzioni minuziose per la distribuzione dei tuoi miseri averi, ciocche di capelli da inviare come ultime reliquie ai tuoi fedeli sparsi per l'Europa. A tuo figlio, che non vedevi da quando era un bambino, lasciasti la tua spada e un messaggio. Non dimentichi mai di essere nato principe francese. E dettasti altro. Accuse non esplicite, ma chiare come il veleno nel tuo sangue. Muoio prima del tempo, assassinato dall'oligarchia inglese e dal suo sicario. Parlasti di traditori nella mia famiglia e di falsi amici che hanno affrettato la mia fine. Quando Montholon ti portò del vino il 20 aprile, lo fissasti a lungo, i tuoi occhi che cercavano di perforare la maschera della sua devozione. Poi bevvi e gli dicesti con un filo di voce: «Presto sarete liberati dal vostro fardello». Le note mediche di Anton Marchi di quelle ultime settimane sono un diario dell'orrore. Il tuo stomaco si era gonfiato in modo mostruoso, mentre le tue membra si riducevano a pelle violacea tesa su ossa fragili. Le allucinazioni presero il sopravvento. Tu, il stratega, dava ordini a divisioni fantasma. Tu, l'imperatore, discutevi con nemici che la storia aveva già dimenticato. Il 27 aprile non riconoscevi più nessuno. I tuoi monologhi erano per spettri. Giuseppina, sussurrasti, un nome che era un eco di un altro mondo, di un'altra vita. Gli ufficiali britannici di stanza fuori Longwood riferirono di strani suoni, non urla, ma lamenti bassi, gutturali, come il vento che si insinua in una fessura. Erano i tuoi tentativi di parlare con una gola gonfia, quasi completamente chiusa. Marchand cercò di darti da bere, ma non riuscivi a deglutire. Le labbra, screpolate e sanguinanti, si ritiravano scoprendo i denti in un ghigno involontario. La lingua, annerita e ingrossata, ti sporgeva dalla bocca come quella di un impiccato. Il 3 maggio arrivò il risveglio terminale, quell'ultimo, crudele dono di lucidità prima del buio eterno. Apristi gli occhi e per la prima volta dopo giorni furono chiari. Riconoscesti Marchand, Bertrand, Montholon. Cercasti di parlare, ma dalla tua gola uscì solo un rantolo sibilante, un suono di foglie secche. Marchand si chinò su di te, l'orecchio quasi a sfiorare le tue labbra. Esercito francese. Capo dell'esercito. Mio figlio. Il governatore Lowe, informato dell'imminente fine, fece raddoppiare le guardie. Temeva un tentativo di salvataggio, o che la tua morte potesse scatenare la rabbia repressa degli esuli francesi. Rifiutò con ostinazione le richieste di un prete cattolico, cedendo solo quando fu chiaro che ti restavano ore, non giorni. L'abate Vignali arrivò il 5 maggio per l'estrema unzione e ti trovò già oltre la soglia del mondo cosciente, il respiro così tenue che Marchand dovette appannare uno specchio con il tuo ultimo alito per accertarsi che fossi ancora tra i vivi. Alle 17:49, mentre il sole, indifferente, affondava nell'Atlantico meridionale, Napoleone Bonaparte smise di respirare. Marchand notò che i lineamenti del tuo volto, finalmente, si rilassarono in un'espressione di pace. Come se la morte, alla fine, fosse stata una tregua concessa dopo 6 anni di tortura meticolosa. Ciò che seguì fu una battaglia per il tuo cadavere, tanto feroce quanto qualsiasi scontro che avessi mai diretto. Lowe pretese un'autopsia immediata, non per scoprire la causa della morte, ma per assicurarsi che tu fossi veramente morto. Ancora, anche da morto, gli incutevi terrore. Anton Marchi, sotto lo sguardo vigile di 7 medici britannici, trovò uno stomaco devastato da quello che sembrava un cancro, con una perforazione vicino al piloro. Ma i suoi occhi di medico videro altro. La conservazione innaturale di altri organi.
strani depositi in tutto il corpo, un fegato ingrossato al doppio del normale. I medici inglesi, guidati dal dottor Thomas Short, pretesero a gran voce la diagnosi di morte per cancro. Anton Marchi inizialmente rifiutò di firmare quella menzogna, cedendo solo quando le minacce di arresto divennero troppo concrete. Durante l'autopsia, nel caos calcolato, alcuni tuoi organi scomparvero. Il cuore e lo stomaco, destinati alla conservazione, svanirono nel nulla. Forse finiti in un barattolo nella collezione privata di Lowe, forse distrutti per cancellare le prove. Il tuo pene, si mormora, fu rimosso dall'abate Vignali, un trofeo macabro e grottesco per l'uomo che un tempo dettava legge ai re. Un cimelio che sarebbe passato di mano in mano per secoli, un'ultima, umiliante profanazione. Seppellirono ciò che restava di te il 9 maggio nella Valle del Geranio, accanto a una sorgente dove, in rari momenti di tregua, avevi trovato un barlume di pace. Lowe si rifiutò con disprezzo di permettere l'iscrizione imperatore. La tua tomba rimase anonima, una lapide senza nome in una valle senza nome. I soldati britannici che trasportarono la bara, i volti scolpiti in un'indifferenza di facciata, ammisero poi nei diari privati di aver sentito di seppellire non solo un uomo, ma un'intera epoca. Montholon lasciò Sant'Elena poco dopo, portando con sé quelli che sosteneva fossero i tuoi ultimi preziosi messaggi. Portava anche altro, documenti che mostravano ingenti debiti, misteriosamente saldati dopo la tua dipartita. Storici francesi scoprirono in seguito che Montholon intratteneva corrispondenze con i Borbone, tornati sul trono di Francia. Lettere, tenute segrete fino al 1960, suggeriscono che ricevette un pagamento di 2 milioni di franchi da fonti strettamente legate a re Luigi XVIII. Nel 1840 re Luigi Filippo ordinò il rimpatrio delle tue spoglie. Quando la tomba fu riaperta, la scoperta fu agghiacciante. Il tuo corpo era quasi intatto dopo 19 anni. I lineamenti, perfettamente riconoscibili. La pelle, preservata in una maschera cerea. L'arsenico, spiegarono i medici, è un conservante potentissimo. I corpi di chi muore per avvelenamento cronico spesso sfidano la decomposizione. I tuoi capelli, distribuiti come reliquie sacre, fornirono la prova definitiva, chimica, inconfutabile. Nel 1961, il dentista svedese Sten Forshovud li analizzò con la tecnica dell'attivazione neutronica. Trovò picchi di arsenico che salivano e scendevano in uno schema inequivocabile, coerente con un avvelenamento deliberato e protratto per mesi. I tuoi capelli d'infanzia mostravano livelli normali, quelli dell'Elba, una lieve elevazione, quelli di Sant'Elena, una contaminazione massiccia, con i livelli più alti nei mesi che precedettero la tua fine. La controversia, ipocrita, persiste. C'è chi sostiene che l'arsenico provenisse dalla carta da parati verde di Longwood, che conteneva un pigmento a base del veleno. Chi accusa i farmaci dell'epoca, spesso contaminati. Ma queste giustificazioni si sbriciolano di fronte all'evidenza. Lo schema preciso, le circostanze più che sospette, gli organi scomparsi, i pagamenti a Montholon. Il dottor Pascal Kint, tossicologo forense, nel 2001 confermò che l'arsenico fu ingerito, non inalato, e trovò tracce di cianuro, suggerendo l'uso di un cocktail di veleni, una garanzia per i tuoi carnefici. Documenti britannici declassificati rivelano che Lowe riceveva istruzioni da Lord Bathurst, segretario di Stato per le colonie, che sottolineavano come Napoleone non doveva mai lasciare viva Sant'Elena. In una lettera del dicembre 1820 si legge, nero su bianco: la morte del generale Bonaparte libererebbe il governo di Sua Maestà da notevoli preoccupazioni e spese. Una condanna a morte firmata da un burocrate. Nei tuoi scritti da Sant'Elena, raccolti nel memoriale di Sant'Elena di Las Cases, descrivi vino che sapeva di mandorle amare, l'odore caratteristico del cianuro. Notavi che i tuoi tormenti peggioravano dopo i pasti preparati da certe persone. Scrivevi di ufficiali britannici che sembravano quasi delusi quando, per un breve periodo, apparivi in condizioni migliori. Il capitano Thomas Poppleton, ufficiale di servizio a Longwood, lasciò un memoriale in cui raccontava di aver sentito Lowe dire al suo aiutante, il colonnello Thomas Reed: «Se Bonaparte muore di malattia, i nostri problemi sono risolti. Se scappa, sarò rovinato».
Pertanto dovrà morire di malattia. La tua maschera mortuaria, presa dal calco di Anton Marchi, è la testimonianza ultima e più eloquente. Mostra un volto scarno, le orbite profondamente infossate, le labbra tirate in un ghigno che i patologi chiamano risus sardonicus, il sorriso amaro causato da alcuni veleni che contraggono i muscoli facciali. Non è il volto di un uomo che si è spento per cause naturali. È il volto di un uomo che sapeva, fino all'ultimo, di essere stato condannato a una fine ignobile. I testimoni di quei giorni lasciarono resoconti che osarono pubblicare solo dopo la loro morte. Il guardiano musulmano Haile Saint-Denis, che ti servì in Egitto, scrisse di aver trovato topi morti a decine vicino alla tua cisterna. Fanny Bertrand, moglie del gran maresciallo, tenne un diario in cui descriveva cene con ufficiali britannici che scherzavano sulla soluzione del problema Bonaparte, facendo gesti osceni di sgozzamento. Persino i tuoi nemici più acerbi trovarono la tua fine indegna. Lord Holland, in Parlamento, definì le condizioni a Sant'Elena indegne di una grande nazione. Lord Byron scrisse, con amaro disprezzo, «Avveleniamo Napoleone sulla sua roccia e lo chiamiamo politica». Il duca di Wellington, il tuo vincitore a Waterloo, dichiarò «Non lo avrei trattato così. Un nemico sconfitto merita onore, non un assassinio graduale». Tuo figlio, il re di Roma, non ricevette mai i tuoi messaggi. Morì a soli 21 anni, ufficialmente di tisi. I suoi sintomi, però, un rapido deperimento e una tosse sanguinolenta, erano compatibili con un avvelenamento. La sua morte spense l'ultima candela della dinastia Bonaparte. Montholon visse nel lusso fino al 1853. Sul letto di morte, secondo le memorie del suo confessore, mormorò: «Sento un peso sull'anima riguardo all'imperatore». Quando gli fu chiesto di spiegare, si limitò a ripetere, come un mantra: l'imperatore sapeva. Sapeva tutto alla fine. Il dottor Anton Marchi, tormentato dai rimorsi, trascorse gli anni successivi a cercare di giustificare le sue conclusioni contraddittorie. Morì a Cuba nel 1838, insistendo fino all'ultimo che la tua morte non fosse stata naturale. La sua ultima pubblicazione postuma conteneva la frase: «La storia giudicherà coloro che trasformano la medicina in omicidio». Le analisi moderne continuano a disseppellire la verità. Nel 2007 i ricercatori analizzarono i tuoi bicchieri da vino conservati a Longwood. Trovarono residui di arsenico concentrati in modo da suggerire che fosse stato aggiunto dopo il versamento e non presente nel vino stesso. Il governo francese sostiene ancora, ufficialmente, che moristi di cancro. Riconoscere l'assassinio significherebbe affrontare domande che scuoterebbero le fondamenta stesse della storia. La monarchia francese fu complice. Il governo britannico ordinò l'omicidio. Quante persone sapevano e scelsero il silenzio? Tu lo predicesti, con amara lucidità, pochi giorni prima di morire, dicendo a Bertrand: «Diranno che sono morto di cancro come mio padre». È utile a tutti. Gli inglesi evitano la vergogna di uccidere un prigioniero. I Borboni sfuggono alla colpa del regicidio e i miei nemici possono fingere di avermi sconfitto lealmente. Ma tu conosci la verità. Assicurati che un giorno qualcuno la racconti. Oggi, a Longwood House, l'atmosfera è un peso sullo stomaco. Nella tua camera da letto, le tracce della carta da parati verde, quella che forse ti ha ucciso, sono ancora lì. La tua vasca da bagno di rame è vuota. La sua superficie ossidata ha il colore del sangue secco. Il tuo letto di morte, un semplice letto da campo, sembra troppo piccolo, troppo misero, per aver contenuto le ultime agonie di un colosso. Archivi britannici su Sant'Elena rimangono sigillati, anche dopo 2 secoli. Cosa contengono quei documenti che ancora oggi il potere non osa mostrare? Le tue ultime parole, come riportate da Marchand, furono: «Francia, esercito, capo dell'esercito, Giuseppina». Forse sono tutti veri. Forse sono i frammenti sconnessi di una mente geniale, distrutta pezzo per pezzo da 6 anni di tortura calcolata, di veleno somministrato a gocce. Alla fine, tutto ritorna a quel risveglio. Al suono dei topi nelle pareti, all'umidità delle lenzuola che è come giacere in una tomba già abitata, al sapore di metallo sulla lingua, che è il primo assaggio della morte, alla consapevolezza, lenta e inesorabile, che ogni respiro è un respiro rubato, che ogni pasto è un'incognita,
che ogni volto amico potrebbe celare la mano che, paziente, versa il veleno nel tuo calice. Sei Napoleone Bonaparte e ti hanno assassinato, non sul campo dell'onore, ma nel tuo letto. Non con un colpo di cannone, ma con un cucchiaio. Non con la gloria, ma con il tradimento più viscido. L'unica domanda che rimane, echeggiando attraverso i secoli, non è se l'hanno fatto. Le prove gridano la verità. L'unica domanda è se abbiamo, noi, il coraggio di guardare in faccia questa verità scomoda e di chiamare il loro crimine con il suo vero, tremendo nome: assassinio.